Amiche ed amici, ciao a tutti, ben ritrovati in un nuovissimo mini tutorial. Quest'oggi vi mostro come realizzare in maniera super facile e veloce una mattonella granny triangolare. È super facile e veloce, potreste utilizzare questo schema per realizzare o capi di abbigliamento oppure borse, come ho fatto io per esempio con la borsa Ayla. Lì le mattonelle le avevo realizzate in cordoncino, oggi vi mostro la resa anche con un filato misto lana. Infatti ho utilizzato 4 colorazioni, più colorazioni avete meglio è perché l'effetto è più bello, quindi potete utilizzare qualsiasi avanzo di filata abbiate a disposizione e ho lavorato il tutto con l'uncinetto 4,5. Voi ovviamente adatterete l'uncinetto al filato che state utilizzando. Quindi a questo punto vi lascio direttamente al tutorial. Intanto faccio un anello magico incrociando in questo modo il filo. Inserisco l'uncinetto, prendo il filo di lavorazione, blocco con una catenella. Vado a sostituire il primo punto alto con i 2 punti bassi. Aggiungo altri 2 punti alti per un totale di 3. 1 e 2. Poi faccio 2 catenelle di separazione e ripeto questo gruppo di 3 punti alti per altre 2 volte. Ovviamente termino il primissimo giro con le ultime 2 catenelle. Nel frattempo tiro anche la coda dietro e abbiamo così chiuso l'anello magico, per cui vado a chiudere nel primo punto alto con punto bassissimo, ma devo cambiare il colore. Faccio il cappio per comodità al secondo colore, che faccio passare attraverso il primo punto alto e l'asola che ho sull'uncinetto. Intanto faccio una catenella per bloccare, dopodiché tiro un po' il primo colore, così possiamo anche lavorarcelo per un po' di punti. Sostituisco il primo punto alto sempre con i 2 punti bassi, casomai fate le 3 catenelle. Punto basso, entro nella sua maglia, ma non chiudo a punto basso perché faremo 2 punti alti chiusi insieme, per cui riprendo il filo, entro sempre nello stesso punto, chiudo le prime 2 asole, me ne rimarranno 3, riprendo il filo e chiudo tutto. Catenella di separazione, punto successivo, chiudo solo le prime 2 asole e ripeto. 3 asole e chiudo, catenella e ripeto 2 punti alti chiusi insieme, quindi prima a metà e poi di nuovo 3 asole e chiudo, catenella di separazione. Quando ci ritroviamo alle 2 catenelle andiamo a fare l'aumento. Intanto lavoriamo il primo modulo fatto da 2 punti alti chiusi insieme, ripetiamo il secondo, 1, 2 e chiudo, 2 catenelle di separazione e ripeto sempre i 2 punti alti chiusi insieme. Primo blocco, secondo blocco, e questo è l'aumento che dobbiamo ripetere negli altri 2 angoli. Una volta fatto questo farò sempre subito dopo la catenella di separazione e andrò a lavorare in ciascun punto alto i 2 chiusi insieme. Quindi mi raccomando, non saltate mai il primo, altrimenti i punti non vi tornano. 3 asole, chiudo, catenella di separazione e di nuovo 1, 2, chiudo, catenella e di nuovo nell'ultimo punto alto 1, 2, chiudo, catenella di separazione e ripetiamo di nuovo l'aumento.
Quindi catenella di separazione e ripeto sui prossimi 3 e l'aumento nella catenella di separazione. Faccio l'ultimo, 1, 2, ovviamente termino il secondo giro con una catenella di separazione, mi raccomando non dimentichiamola. Chiudo nel primo punto realizzato, ma anche qui cambio il colore, prendo la terza variante, faccio un cappio per comodità, che faccio passare attraverso il primo punto e l'asola sull'uncinetto. Blocco intanto con una catenella, tiro la seconda variante, magari me la lavoro per un po' di punti come ho fatto prima. Nello stesso tempo possiamo tagliare il primo colore. Durante il terzo giro andiamo a lavorare sempre dei punti alti chiusi insieme, ma non 2, 3. Quindi sostituisco il primo punto alto con i 2 punti bassi che non chiudo, riprendo il filo, entro nello stesso punto, chiudo le prime 2 e ripeto per la terza volta. 4 asole e chiudo. Catenella, vado al punto successivo e ripeto 3 punti alti chiusi insieme. 2 e 3. Catenella di separazione. 1, 2, 3, 4 asole e chiudo e di nuovo punto successivo, 1, 2, 3, 4 asole e chiudo e di nuovo catenella di separazione e nell'ultimo faccio gli ultimi 3 punti chiusi insieme, 2 e 3. Quando arriviamo all'angolo facciamo una catenella sempre, qui abbiamo le 2 catenelle di separazione, quindi vado a fare 1, 2 e 3, 4 asole e chiudo, faccio un solo motivo questa volta, 2 catenelle di separazione e di nuovo 3 punti alti chiusi insieme, 1, 2 e 3. 4 asole e chiudo, catenella di separazione sempre e possiamo ripetere sugli altri 2 lati quello che abbiamo fatto fino ad ora insieme. Ovviamente termino con l'ultimo motivo, quindi 1, 2, 3, 4 asole chiudo, con la catenella finale vado a chiudere nel primo punto con punto bassissimo ma cambio il colore. Quarto colore, cappio, lo faccio passare attraverso i punti, catenella per bloccare e procedo. Farò l'ultimo giro, ma volendo potreste anche continuare. Potreste continuare anche col giro che adesso vi mostro, se volete la vostra mattonella un po' più grande. Quindi vado un po' a definirla. Faccio un punto alto sostituito dai 2 punti bassi. Nello stesso punto lavoro un punto alto. Poi salto la catenella al di sotto e vado nel motivo successivo. 1 e 2. Quindi prendo il filo, salto la catenella, vado nel motivo successivo. Primo punto, secondo punto alto. E così via per tutti i moduli che ho al di sotto. Ultimo motivo, 1 e 2, e quindi i 2 punti alti li ripetiamo su tutti e 3 i lati. Quando arriviamo alle 2 catenelle di separazione faremo 3 punti alti, una catenella e altri 3 punti alti. Procediamo per il secondo lato, non dimentichiamoci il punto che si nasconde un po'
dai punti dell'angolo. E ripetiamo 1 e 2 e così via. Bene, una volta lavorati tutti e tre i lati, possiamo andare a chiudere o con un punto bassissimo oppure stacchiamo direttamente il filo, prendiamo un ago, lo facciamo passare attraverso il secondo punto e non il primo per fare la chiusura invisibile. Io intanto momentaneamente chiudo con un punto bassissimo. Volendo, come vi dicevo prima, potreste fare un ulteriore giro, ripetere proprio il quarto, però anziché lavorare due punti dello stesso, lavorate un punto in ciascuno e negli angoli ripetete sempre lo stesso aumento. Se volete farla più grande, ma già è abbastanza grande direi, misuriamola insieme. Misura 14 centimetri. Sì, 14 centimetri. Considerate che ho eseguito lo stesso schema per la realizzazione della borsa Ayla, che è sempre qui sul canale. Quella realizzata in cordoncino misurava 15 centimetri. Più o meno siamo sempre lì, ma secondo me le dimensioni vanno più che bene, non è necessario fare un ulteriore giro. Tra l'altro potrebbe essere anche un'idea per andare a realizzare delle coppe all'uncinetto appunto granny per fare un top oppure un costumino, potreste eseguire lo stesso procedimento. Anzi, sempre qui sul canale è presente una round bag fatta con delle mattonelle triangolari. Lì avevo utilizzato un altro punto di lavorazione, però se non vi va di realizzare la borsa a mezzaluna potreste realizzare la round bag, quindi a forma circolare, con lo stesso procedimento. Io spero che questo tutorial vi sia stato utile, vi ho mostrato anche come rende lo stesso schema della mattonella della borsa Ayla con un filato diverso. Come sempre vi aspetto giù nei commenti per sapere cosa ne pensate. Grazie per l'attenzione, al prossimo video tutorial, un bacino a tutti!